Micro Drone 4.0, un drone che non comprerei. Ciao amici di Addicted2Games e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele. Nell'ultimo periodo sono costantemente alla ricerca di qualche nuovo drone da portarvi qui sul canale. Magari un drone che rientri nella nuova normativa europea, che dovrebbe entrare in vigore nei prossimi mesi o anni, nessuno l'ha capito davvero. E più nello specifico sto cercando dei droni di peso inferiore ai 250 grammi che quindi, secondo la normativa, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, potrebbero essere utilizzati praticamente ovunque e da chiunque, cercando ovviamente per quanto possibile di evitare di farvi acquistare delle fregature o possibili tali. Però al momento il mercato per quanto riguarda i droni di peso inferiore ai 250 grammi è davvero povero. E a parte i droni giocattolo, come anche ad esempio il Me Too della Xiaomi o quelli che trovate, perdonate la pelata, che trovate nei centri commerciali, beh, c'è davvero pochissimo in commercio. Ma qualcosina inizierà ad arrivare già nelle prossime settimane. È da un po' di tempo che mi state consigliando di dare un'occhiata, di comprare, di recensirvi un drone. Si chiama Micro Drone 4.0 o in italiano Micro Drone 4.0 e al momento è possibile acquistarlo tramite la campagna di raccolta fondi Indiegogo, che vi lascio linkata qui sotto in descrizione, ed è un drone che, non capisco bene il motivo, sta canalizzando molte attenzioni. C'è chi già grida al miracolo, però ragazzi io l'ho analizzato per quello che è possibile vedere al momento e non mi piace. Ovviamente vi ricordo che questa è solo una mia personalissima opinione basata sulla mia esperienza in questo grande volante mondo dei droni, quindi date il peso che merita. Se voi avete un'altra opinione, come giusto che sia, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Micro Drone 4.0. I suoi produttori, come si evince guardando i vari video disponibili e leggendo la pagina Indiegogo, lo considerano una sorta di evoluzione dell'ottimo DJI Raidz, che vedete lì dietro girare. È una sorta di concorrente del DJI Spark. Viene rimarcato più volte dai suoi produttori il fatto che si tratti, a detta loro, del primo vero drone economico con una qualità fotografica professionale o comunque cinematografica, che è ancora più un parolone. Iniziamo parlando innanzitutto di prezzi. Questo drone è disponibile in due versioni: la versione base, che può essere controllata unicamente con il nostro smartphone, che costa su Indiegogo, acquistandolo quindi in questa fase di progettazione, è esattamente 130 euro. Invece il suo prezzo finale, una volta terminata la campagna di raccolta fondi, sarà 180 euro. Invece la seconda versione, secondo me l'unica vera versione da acquistare, cioè quella con il radiocomando, ha un costo su Indiegogo di 200 euro. Invece il suo prezzo finale dovrebbe essere attorno ai 300 euro. Ok, ora capite bene anche voi che un drone che costa dai 200 ai 300 euro nella sua versione completa, cioè ragazzi, io un drone senza radiocomando davvero non lo concepisco, beh, di certo non è un drone super economico. Però ovviamente bisogna analizzare cosa ha da offrire il Micro Drone 4.0 per giustificare questo prezzo e soprattutto per scoprire perché viene definito dai suoi produttori un drone accessibile. Le sue tre caratteristiche principali più importanti che ci vengono indicate sono overing, video di qualità cinematografica e prezzo. È possibile farlo decollare dal palmo della nostra mano esattamente come il DJI Spark e sono presenti modalità di volo smart come Orbit Mode a 360 gradi e Follow Me.
Il reparto fotografico vede la presenza di un sensore in grado di registrare video in Full HD a 30 fps con il supporto di un gimbal meccanico stabilizzato a due assi. Il suo range di controllo massimo indicato dai produttori è di 200 metri utilizzando il radiocomando, quindi attorno ai 40-50 metri massimo utilizzando lo smartphone. E infine pesa solo 120 grammi. Ok, tutto molto bello, caratteristiche molto interessanti, un peso molto ridotto che dovrebbe farlo rientrare tranquillamente nelle nuove normative europee, ma Il telefono non ha segnale, quindi non posso aiutarti al momento. che cosa stai dicendo? Il suo prezzo finale di 300 euro, la versione completa con radiocomando, di certo non è un prezzo basso. A 300 euro trovate anche altri droni molto interessanti come il Fimia 3 della Xiaomi, l'Absanzino, a poco più trovate anche il Mi Drone 4K, il DJI Spark, insomma è un range di prezzo in cui si trovano tanti droni di buona qualità. E a questo prezzo è lecito pensare che siano presenti delle caratteristiche che ormai sono la norma. Parliamo di motori brushless che il Micro Drone 4.0 non ha, e questo ovviamente comporta che regge molto di meno il vento, i motori vanno cambiati molto spesso e avrà anche meno autonomia di volo, in quanto si tratta di semplici motori a spazzole. E inoltre non è presente nessun tipo di modulo GPS, abbiamo solo il barometro per il controllo d'altezza e la VPU per mantenere la posizione, ma lo sapete, la VPU funziona entro pochissimi metri d'altezza e se abbiniamo l'assenza di GPS con i motori a spazzole, capite bene che se lo mandate a 200 metri da voi, la distanza massima dichiarata dai produttori, basterà una semplice folata di vento per perderlo per sempre. I produttori però parlano della presenza di una sorta di intelligenza artificiale che servirebbe anche in questi casi per aumentare la stabilità del drone, però questo ovviamente è tutto da vedere, da provare, da testare. Io avrei preferito un semplice modulo GPS e magari 4 motori brushless. Parlano tanto delle sue dimensioni così ridotte, della sua compattezza, trasportabilità e poi non mi fanno dei bracci richiudibili. Perché? Senza considerare inoltre che il radiocomando è grande quanto 3 volte il drone stesso, quindi la trasportabilità estrema va un po' a farsi benedire. Per quanto riguarda il reparto fotografico, ok ragazzi, non lo so, i video che sono presenti mi sembrano leggermente fake. Ok, forse mi sbaglio, dateci un'occhiata anche voi, però mi danno come l'impressione che siano stati registrati con dei droni più costosi e spacciati come video registrati con il Micro Drone 4.0. Ma questa è solo una mia impressione, potrei sbagliarmi benissimo. Ok, ora fermiamoci un attimo e andiamo a vedere insieme il video confronto, ve lo lascio linkato qui sotto in descrizione, ufficiale, pubblicato dai produttori tra il Micro Drone 4.0 e il DJI Inspire 2. Ragazzi, un confronto tra un drone da 200 euro e un drone da 5.000 euro. A parte il fatto che è un confronto abbastanza ridicolo. Mi sembra davvero tutto un po' montato e ingigantito. No, ma fermi, ora guardatevi prima quel video confronto, poi tornate qui. Fatto? Ora le possibilità sono due: o l'Inspire 2 fa video orrendi o c'è qualcosa che non torna. I due droni alla base di questo confronto non vengono nemmeno mai mostrati fisicamente nel corso dell'intero video. E qui qualcosa mi puzza. Poi ovviamente potrei sbagliarmi, ma voglio sentire anche voi cosa ne pensate. Quindi ragazzi, l'aspetto positivo di questo Micro Drone 4.0 è che pesa davvero poco, quindi potrebbe essere agevolato nei prossimi anni con le nuove normative europee. Ma permangono tutti i problemi di cui vi ho già parlato e questa pubblicità che viene fatta dai suoi produttori mi sembra un po' troppo esageratamente gonfiata. Per curiosità sono andato a recuperarmi anche le recensioni degli altri Micro Drone 3.0 e precedenti e ho scoperto essere abbastanza scadenti o comunque non all'altezza delle aspettative. Voglio dire ragazzi, se io devo spendere
300 euro per un drone con radiocomando, mi prendo un Fimi A3, uno Zino, un Midrone 4K o un DJI Spark a poco più, ma di certo non mi compro un drone con motori a spazzole e senza GPS. Il DJI Spark, con cui viene costantemente confrontato questo drone dai suoi produttori, è oggettivamente ad un livello molto superiore. Quindi ragazzi, in conclusione, io sulla base della mia esperienza non comprerei questo Microdrone 4.0 e nemmeno ve lo consiglierei. Ho deciso però di prenderne uno solo per curiosità, perché me l'avete chiesto in tanti, quindi per mostrarvelo e perché preferisco sempre testare con mano. Le aspettative sono davvero basse per tutto quello che vi ho detto, però ci sono anche altri droni molto interessanti come il Ninja 913 che ho articolato ieri sul mio sito ufficiale e che vi porterò tra poche settimane qui sul canale, che però potrebbe essere un drone molto interessante. Spero. Ok ragazzi, questo è davvero tutto, fatemi sapere ora voi la vostra opinione su questo Microdrone 4.0, sui suoi video pubblicitari, parliamone insieme qui sotto nei commenti. In descrizione video trovate i link per entrare nel mio gruppo Facebook dedicato ai droni e alla tecnologia, entrate se vi interessa l'argomento, canale Telegram e le offerte, canale Instagram, entrate numerosi, infine se volete supportare questo canale un bel like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto, questo è tutto, alla prossima. Ciao ragazzi!